Ben ritrovati cari amici e tifosi rossoneri qui sul canale Milanisti. In questo video cerchiamo di capire dove potrà arrivare il Milan di Allegri e soprattutto cerchiamo di esprimere due considerazioni importanti su Yashari, perché molti tifosi si sono fatti prendere dai facili entusiasmi, ma dobbiamo restare con i piedi per terra e dobbiamo dire le cose come stanno. Quindi ci sono delle considerazioni che dobbiamo fare importantissime su Yashari per non rimanere poi delusi. Prima di tutto, prima di addentrarci in questi due argomenti importantissimi, vi chiedo gentilmente di aiutarmi a portare avanti questo progetto, questo canale, quindi vi chiedo di fare l'iscrizione se non l'avete ancora fatta, semplice con un clic, totalmente gratuita, di accendere la campanella anche se avete già fatto l'iscrizione, di mettere un like sotto questo video e di commentare, va bene anche un ciao o un grazie, perché aiuta l'algoritmo a far conoscere il canale. Grazie a tutti. Allora, per inquadrare quello che è il Milan di questo immediato futuro, quindi per cercare di capire dove ci potrà portare questa nuova squadra di Allegri, ho trovato un articolo molto interessante su Gazzetta Plus che vi voglio leggere, perché sintetizza perfettamente alcuni concetti fondamentali. Ovviamente che il Milan è quasi da scudetto è anche una sorta di provocazione, perché chiaramente tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, come si suol dire, no? Però ci sono delle considerazioni importanti che ci devono far riflettere. Quindi andiamo direttamente su questo articolo. Si intitola Allegri più il mercato uguale attenti al Milan è quasi da scudetto. Tra domani e domenica il Milan completa il suo campionato d'estate con l'amichevole contro Leeds a Dublino e Chelsea a Londra, 2 partite in 24 ore, e poi domenica 17 il primo turno di Coppa Italia contro il Bari. Un passaggio inusuale, perché di norma una grande entra in scena più tardi nella Coppa Nazionale, ma lo sciagurato 8° posto della scorsa stagione impone questo tipo di anticipo. Una gara da non sottovalutare, il Milan è fuori dall'Europa e la Coppa Italia sarà un obiettivo quasi primario, la via più corta per rivincere qualcosa dopo la Supercoppa di quest'inverno. Un successo importante però illusorio, che poco ha mitigato la delusione per l'annata nella sua interezza. Non siamo qui a chiederci se il Milan possa vincere la Coppa Italia, lo diamo per scontato, anche perché Massimiliano Allegri è un collezionista di coccarde tricolori, ha alzato al cielo 5 Coppe Italia, tutte con la Juventus. Nessun altro allenatore ne ha in bacheca altrettante. La domanda è un'altra: il nuovo Milan può competere per lo scudetto? La risposta è un quasi sì, aggiungerei io è un ni, e poi capiremo perché. Non un sì pieno e rotondo, perché il Milan non è all'altezza del Napoli e neppure dell'Inter se guardiamo al passato prossimo, che ha un peso importante. Il Napoli è arrivato primo e l'Inter seconda, il Milan invece ottavo. Una distanza notevole e difficile da colmare in pochi mesi, anche se anche se proprio il Napoli è riuscito in questa impresa nella scorsa stagione, dal 10° posto del 2023-24 allo scudetto 24-25. Ma questo, come ho già detto, è un caso diverso, perché Conte ha trovato comunque una squadra già fatta, ad esclusione di Osimhen, che è andato via subito, e di Kvaratskhelia, che poi è andato via a gennaio, però comunque gli sono stati presi dei giocatori importanti e la squadra comunque di base c'era già. Qui è stato ricostruito tutto praticamente. Il nostro quasi sì poggia su due basi: il ritorno di Allegri e il mercato. Allegri è rientrato in pista con un ghigno da Joker, il nemico di Batman, un sorriso beffardo. Nell'anno sabbatico post-Juve Allegri si deve essere divertito ad osservare da lontano la Waterloo dei giochisti, il fallimento della rivoluzione di Thiago Motta e di Giuntoli alla Juve. Ne aveva facoltà e diritto. Nell'ultima stagione in bianconero era stato massacrato al limite della rottamazione. Per quel che si è visto nella tournée in Asia, specie contro Arsenal e Liverpool, Allegri darà fondo alla sua vena risultatista. Per prima cosa metterà in sicurezza la fase difensiva e non avrà l'imbarazzo alcuno a fare ampio uso del contropiede. È una scelta che nel nostro campionato paga. Allegri ha ragione quando dice che lo scudetto si vince quasi sempre
lo vince quasi sempre la squadra che subisce il minor numero di gol, è una verità numerica. L'ultima eccezione è stata la Juve del 2020 allenata da Sarri. Nei campetti estivi sui giornali e siti il Milan è accreditato di un 4-3-3 disinvolto, ma nelle uscite contro Arsenal e Liverpool Allegri ha optato per un 3-5-1-1, tendenza 5-4-1, e vedremo quale assetto architetterà domani contro il Leeds. Gli indizi tattico-strategici d'estate sembrano chiari, si va verso il primo non prenderle, che ha fatto le fortune del nostro calcio negli anni lontani e vicini al Mondiale 2006 e anche all'Europeo 2021. Per paradosso il Milan non ha ancora rafforzato il settore dei difensori centrali, ma il mercato chiuderà il 1 settembre e chissà che Furlani e Thayer non portino a casa qualcuno. Di sicuro il duo dirigenziale ha reagito bene alla cessione di Reinders, uno dei migliori centrocampisti europei. Sono rimasti Fofana e Loftus-Cheek, sono arrivati Modric, Yashari e Ricci, un quintetto notevole completo al 1000x1000. Oggi il centrocampo del Milan è all'altezza degli omologhi reparti di Napoli e di Inter. Quello dei campioni d'Italia resta un mezzo gradino sopra, ma le parti si sono invertite. Quest'anno sarà il Napoli ad essere prosciugato dalla Champions, mentre il Milan avrà soltanto il campionato e la cosa accorcerà il divario. In attacco il nuovo obiettivo sembra essere Rasmus Højlund, il centravanti danese del Manchester United, più giovane di Vlahovic e già transitato in Serie A nel 22-23 all'Atalanta. Con Santiago Jimenez e Højlund, con Leao e con Pulisic, il pacchetto offensivo del Milan sarebbe ad alta quota, poco al di sotto della cima dello scudetto. La velocità di Leao verrà moltiplicata dal risultato allegriano, più spazi, più profondità, più progressioni. Forse sarà un problema scardinare le difese schierate, ma se il Milan andrà in vantaggio per gli avversari sarà inevitabile aprirsi e concedere varchi letali. Il diavolo parte con la priorità assoluta del ritorno in Champions, l'obiettivo minimo e vitale. Strada facendo gli orizzonti potrebbero allargarsi. Allora, questo articolo ci ha dato tanti spunti interessanti. Partiamo con il discorso del ritorno di Allegri. Come ho già detto, Allegri ha dei fondamenti che non sono mettere il pullman davanti alla porta, come ho già detto in altri video, ma sono basati su quel concetto, quella riflessione che abbiamo letto in questo articolo, cioè che negli ultimi 17-18 anni, ad eccezione del 2020, anno in cui il campionato lo vinse la Juventus di Sarri e quella Juventus non registrò la miglior difesa, in tutti gli altri anni la squadra che ha vinto lo scudetto in Italia è anche la squadra che aveva la miglior difesa, quindi meno reti incassate. Questo principio è un principio che in Italia è tuttora valido, per cui Allegri ha pensato bene di sistemare la difesa, ma questo non significa mettere il pullman davanti alla porta, significa giocare con un baricentro medio-basso e soprattutto essere compatti in fase difensiva al punto da non subire troppi gol, perché abbiamo visto nella scorsa stagione che partire con uno 0-1, uno 0-2 non sempre ti permetteva il lusso di poterlo recuperare, di poter andare a vincere. E poi chiaramente giocare sempre a rincorrere stressa il fisico, stressa l'anima e stressa anche la mente. Quindi giocare con invece la sicurezza di prendere pochissimi gol dà una forza incredibile a tutto l'ambiente, a tutti i giocatori. Ho giocato a calcio, ve l'ho già detto tante volte, ho giocato in squadre che giocavano iperoffensive e prendevamo barcate di gol ogni partita e dovevamo rincorrere sempre perché c'era sempre un'azione o un pallone che ci metteva in difficoltà e quindi che andavamo sotto nel risultato. E ho giocato in squadre che invece avevano difese solide e vi posso assicurare che è una gioia giocare in una squadra che sai che è forte in difesa, perché questo ti dà tutta la tranquillità di andare a cercare il gol senza patemi d'animo e senza ansie, e questo è importantissimo. Per di più Allegri sfrutterà molti dei giocatori che abbiamo a disposizione con le ripartenze, con le verticalizzazioni che non sono solo ripartenze, sono un modo di giocare al calcio. Si può giocare al calcio arrivando a segnare una rete
e toccando il pallone 25-30 volte, quindi con 25-30 passaggi, il famoso tiki-taka del Barcellona di Pep Guardiola, si può arrivare a segnare con 2 tocchi, con 2 passaggi, un filtrante e un tiro in porta. E io credo che mette più paura la squadra che con 2 tocchi divide a metà la tua squadra, la tua difesa, cioè entra come una lama nel burro del tuo reparto difensivo e ti segna una rete, che non quella che ci mette 30, 40 minuti, 50 minuti a segnarti un gol dopo aver fatto 1 miliardo di passaggi. Quindi è una questione filosofica, una questione di percezione, ma io credo che la squadra che è molto più pragmatica, è molto più concreta e va dritto al sodo, è una squadra che poi diventa temibile e fa paura. Come dice l'articolo, il Milan avrà facilità con le squadre che aggrediscono alte, come è successo con Liverpool, con l'Arsenal e con altre squadre che purtroppo incontreremo sul nostro cammino, ma che da questo punto di vista, dovrei dire per fortuna, avrà un po' più di difficoltà con le squadre che si chiudono, ma abbiamo detto che sarà una squadra camaleontica che cambierà assetto tattico anche dentro la stessa partita, passando da un 3-5-2 che sarà il modulo di riferimento a un 3-4-3 o a un 3-4-1-2 o a un 3-4-2-1 a seconda delle situazioni. E poi, come dice l'articolo, se il Milan riuscirà a segnare una rete, la squadra avversaria si dovrà aprire, dovrà necessariamente lasciare spazi e lì andremo a nozze. Io sono convinto che quest'anno ci divertiremo e anche parecchio. Sono convinto che Leao diventerà capocannoniere o poco ci manca, perché sono convinto che segnerà dai 20 ai 25 gol in questa stagione, perché è arrivato al punto giusto di maturazione in un contesto come quello del Milan in cui si sente a suo agio, con un allenatore come Allegri che lo saprà sfruttare al 1000%, perché lo farà giocare a tutto campo in posizione centrale, con giocatori alle spalle come Modric, Ricci e Yashari. Lui riceverà una marea di palloni e chiaramente più palloni ricevi, più occasioni da gol hai e più ne butti dentro, e quindi quest'anno sarà la consacrazione definitiva di Leao e segnerà tantissimi gol. E quindi io credo che ci sarà da divertirsi, anche perché il mercato ci ha restituito un Milan che è sicuramente un altro Milan rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Un Milan che può tenere palla, che può fare melina per così dire, quindi può tenere palla per abbassare il ritmo, per fare innervosire l'avversario, ma può anche tenere palla per andare alla conclusione, perché abbiamo tanti giocatori tecnici che possono tirare da fuori, che possono dare l'imbucata, che possono fare un filtrante. Yashari è uno di questi, ma vi ho detto Modric, Ricci, lo stesso Loftus-Cheek e Fofana. Quindi abbiamo un'altra squadra, una squadra duttile, malleabile, flessibile, perché Allegri non vuole dare punti di riferimento all'avversario, quindi non ci sarà un unico modo di giocare. Sarà un Milan camaleontico che cambierà a seconda del risultato, se dobbiamo sbloccare la partita, se dobbiamo recuperare il risultato, se dobbiamo mettere in cascina Fieno perché magari abbiamo già segnato e quindi dobbiamo semplicemente proteggere il risultato e poi raddoppiare il prima possibile, a seconda del momento del campionato, perché come ha detto Allegri dobbiamo trovarci pronti a marzo quando si decideranno le sorti del campionato e probabilmente anche della Coppa Italia. Quindi vedremo secondo me un Milan diverso, che per certi versi sarà anche entusiasmante, perché con questi giocatori, a prescindere da quello che sarà il mercato di questi ultimi giorni di agosto, è sicuro che arriverà un'altra punta, e qui dovunque si vada a parare sarà una punta importante. Vlahovic o Højlund sono due giocatori sullo stesso livello, ma sono due top, quindi avremo il nostro secondo attaccante, il terzino destro che poi giocherà anche in altre situazioni, perché giocheremo prevalentemente con la difesa a 3, quindi farà anche da braccetto destro o da esterno di centrocampo a seconda delle necessità. È giovane, ma come ho detto è sicuramente un giocatore di prospettiva, e quindi poi chiaramente se va via Ciao arriverà un altro difensore centrale, se va via Musa arriverà probabilmente un altro centrocampista, perché Bondo mi sembra che sia già stato
dato alla Cremonese se non vado errato. Quindi a prescindere da quelli che saranno gli ultimi ritocchi, e ce ne saranno perché ci saranno movimenti nelle ultime settimane, negli ultimi giorni di mercato, la squadra ha già una sua fisionomia e sarà una squadra, come ho detto, veramente interessante. Da qui a dire che vinceremo lo scudetto ce ne corre, perché sappiamo bene che per vincere lo scudetto bisogna affrontare una maratona nella quale dobbiamo sbagliare pochissimo. È il primo anno, ci sono giocatori nuovi, la squadra è rivoluzionata. Non è la stessa situazione che ha vissuto Conte al Napoli, dove la squadra c'era già, i giocatori si conoscevano, avevano già giocato insieme, molti avevano già vinto uno scudetto, e quindi è una situazione completamente diversa. Mai dare per scontato che non possa succedere, cioè possiamo lasciare la porta aperta alla speranza di conquistare la seconda stella al primo anno con Allegri, ma io mi accontenterei di vedere una squadra che funziona, equilibrata, che ci garantisce tranquillamente il primo anno l'ingresso in Champions League, per poi chiaramente essere puntellata e essere rifinita negli anni a venire, per poter poi tornare a competere sia in Italia per lo scudetto che in Europa per la Champions, che è il nostro habitat naturale. Questo per quanto riguarda il Milan in generale. Un cenno su Yashari, qui c'è un altro articolo su Gazzetta Plus che parla di Yashari. Milan, Yashari lo capisci da questa trattativa, è uno che se si mette una cosa in testa. Sono le parole del CT dell'Under 21 della Svizzera, Sasha Stauch, non so come si pronunci, ma comunque allenatore dell'Under 21, parla di questo giocatore perché lo conosce bene. Non vi sto a leggere tutto l'articolo, se no facciamo notte. Dice semplicemente che Yashari è un giocatore che si può iniziare a conoscere dal modo in cui ha gestito questa trattativa. Si è messo in testa una cosa, ha dato la sua parola al Milan e non si è smosso, non si è mosso da quella posizione. È stato granitico, una persona affidabile, una persona di carattere, una persona di grande personalità, niente a che vedere con De Ketelare ovviamente. Però la riflessione che volevo fare in conclusione di questo video è: non aspettatevi un Modric, appunto, non aspettatevi un giocatore straordinariamente elegante, straordinariamente dotato tecnicamente, che faccia cose stupefacenti. Yashari è un po' simile per certi versi a Tonali, è un giocatore di sostanza, è un giocatore non molto aggraziato nei movimenti, a vederlo diciamo esteticamente non è proprio un granché, non è Marco Van Basten per intenderci, il Cigno di Utrecht, però è un giocatore solido fisicamente, solido sulle gambe, lo sposti difficilmente, protegge bene palla, spesso abusa un po' della sua sicurezza, quindi a volte commette qualche errore, ma solitamente riesce a tenere il possesso del pallone anche con un dribbling impegnativo, e poi è uno che soprattutto ama verticalizzare, ama mettere il pallone dove nessuno tranne qualche suo compagno può pensare che lui lo possa mettere. Questo è un grande vantaggio perché, come ho detto, con punte come Pulisic e Leao e poi Santi Jimenez o Højlund o Vlahovic, avere alle spalle dei giocatori come Modric, Ricci e Yashari che ti possono servire l'assist in qualsiasi momento e in maniera imprevedibile è sicuramente un grandissimo vantaggio. Quindi non aspettatevi fuochi d'artificio, ma aspettatevi grande sostanza. Io non credo che questo giocatore valga i soldi che il Milan ha pagato, almeno al momento, poi magari fra qualche anno sboccerà definitivamente, allora raggiungerà e forse supererà anche questa cifra, ma questo è stato un investimento in prospettiva, io dico è stato un investimento che Furlani, perché questa è opera di Furlani, ha voluto fare perché Yashari è il tipo di giocatore su cui fare una grande plusvalenza, proprio come è successo per il nostro Reinders, che è stato acquistato a 30, mi sembra venduto a 70. Poi qualcuno dice però Yashari è un tifoso del Milan, è voluto venire al Milan a tutti i costi, difficilmente se ne andrà. Perché al solito il nostro
più grande sistema di sostentamento per le campagne acquisti in questo momento sono la vendita dei giocatori, perché fin tanto che non ci sarà lo stadio di proprietà, fin tanto che non arriveremo a fatturare 800-900 milioni come i grandi top club, il mercato estivo e invernale viene finanziato dalle vendite dei giocatori, e quindi abbiamo bisogno di giocatori come il terzino destro e gli Asciari, che possono essere delle grandi potenziali plusvalenze. Poi ovviamente mi auguro che lui possa diventare un nostro pilastro del centrocampo, che possa rimanere 10 anni e più nel Milan e diventare una bandiera, ovviamente. Però queste sono le mie considerazioni, ditemi cosa ne pensate anche voi nei commenti, sia del Milan per come è stato progettato e come è stato pensato, sia di questo giocatore che finalmente è arrivato a vestire la maglia rossonera. Per adesso vi ringrazio dell'attenzione. Ci vediamo sicuramente nei prossimi video, commenteremo insieme ovviamente le partite di domani e di dopodomani, e chiaramente queste partite ci daranno un qualcosina in più di indiscrezioni, di indicazioni su quello che è lo stato di salute e di forma della nostra squadra. Grazie a tutti, dicevo, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.